Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, obbligo di riscatto 4 gennaio del 2023, primi giorni di mercato, giorni che tra l'altro porteranno anche alla prossima partita di campionato, il lunch match di domenica a Empoli. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Scopro ora che è il lunch match, devo dire molto felice di questa cosa, che bello, oserei dire. Oggi chiamata, direttore, oggi Cosa? chiamata, torna obbligo di riscatto e c'è Mm? l'obbligo di mettere like a questo Ah, video, di mettere mi piace, di arrivare ah. per obbligo, io arriverei almeno a 1500, poi se vogliamo far 1000 come sempre va bene uguale, però obbligo è obbligo di arrivare almeno a 1500, di mettere mi piace, iscriversi al canale, lasciarci un commento con i vostri nomi di mercato, con le vostre idee sul futuro del Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Quindi like, commento, condivisione del video se vi va con i vostri amici, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e campanella per tutte le notifiche. Va bene, il primo commento che arriva in chat decidiamo se fare mercato o Coppa Italia. Dai. Ah, no, non è vero, giustamente non siamo in diretta, ma tant'è. Allora, Coppa Italia, caro Enrico Boiani, Sì, al volo, dai, velocissimi. Tabellone che si è andato riempiendo, tranne che per la Juventus che gioca stasera. sì. E quindi l'avete là in basso a destra contro la Salernitana, che ancora deve giocare il suo ottavo di finale. Per il resto, i quarti sono decisi. Bologna-Fiorentina, Atalanta-Milan, ieri l'Atalanta ha vinto, tra poco ne parliamo. E poi dall'altra parte derby di Roma e poi vediamo se sarà Salernitana-Frosinone o Juventus-Frosinone per chiudere il quadro dei quarti. Detto ciò, Posso ieri dire una cosa? dimmi. Adesso arriviamo anche a Dechetelare. Ehm, Guardando il livello delle squadre, solo il livello, Mm. okay, il livello, bisogna impegnarsi per non arrivare in fondo, eh. Sì, diciamo che in questo momento la testa di serie principale è il Milan a sinistra e la Juve a destra. E la Juve a destra, ehm, cioè in finale per quanto mi riguarda se non arrivi in finale di Coppa Italia è un altro fallimento questo. Io sono molto dritto e diretto qui, però onestamente A è un trofeo che puoi vincere, B non c'è l'Inter alle semifinali, in altri 2 derby quindi ecco, cioè per me è d'obbligo, a proposito di obbligo di riscatto, per me è d'obbligo arrivare almeno fino in Mm. fondo. Vedremo se lo farà il Milan, tant'è che torna l'Atalanta che già un mesetto fa ci ha dato qualche fastidiello, per dirla facile. Questa volta, essendo noi testa di serie numero 4, abbiamo la partita in casa, visto che l'Atalanta invece, se non ricordo male, è testa di serie numero 5, e quindi, essendo la testa di serie più alta, noi vanno a sorteggio, tanto per intenderci. Mago De Ketelare, 2 gol e assist, domina Atalanta e Sassuolo non c'è. Dea super, Milan in regalo, Gasper va ai quarti, trova la risposta migliore su attaccante, segno pure Milan, eccetera, eccetera. Guarda, ne parlo veramente 10 secondi perché sennò altrimenti ancora una volta dividersi, no, non c'è una voglia. Sono contento per Charles, non per il De Ketelare. Sì, non Ho so se mi capito. son fatto capire. Son contento per il ragazzo che comunque dopo un anno molto difficile, piano piano si sta riprendendo, ha messo insieme un po' di gol e assist. Son contento per lui, Sì, fine. Poi riscatto, contro riscatto, l'anno scorso bene, male, gestito bene, comprato male, insomma, in questo momento interessa un po' poco. anch'io sono felice per lui, più che altro perché secondo me cioè non si meritava la cattiveria dell'anno scorso. Ci ha messo tanto del suo dal punto di vista tecnico, tattico e mentale, come giocatore, ma dal punto di vista umano certe cattiverie non se le meritava 'sto Mh. ragazzo. Sono state veramente eccessive, becere e aberranti, e quindi sono contento che sia sorridente, comunque che sia felice. Poi molti Esatto. di voi potete dire: "Ma chi se ne frega, non è un giocatore del Milan". A Ma parte che perché è in prestito, punto in 1. realtà no, Punto 2 è comunque una persona. Sì, sì, esattamente. Quindi cioè Esatto. Io mi fermo lì, son contento per lui, per la persona. esattamente. Come siam contenti per lui.
direi che si sta anche lui piano piano riprendendo, ha messo insieme un buon numero di gol e assist. Il buon Luka Jovic che si era perso negli ultimi anni tra Madrid e Firenze e anche un po' il ritorno a Francoforte ha fatto decisamente male e adesso, beh, insomma, i numeri iniziano a essere quelli di una, passatemi il termine, punta di riserva di buon livello. È ovvio che non sono i numeri di un super titolare, anche perché il titolare lo sta facendo Giroud. Però era quel numero per ora di gol che ci aspettavamo da un giocatore che va a aiutare Olivier Giroud. Quindi alla fine Dicembre è dell'anno. stato il suo mese, c'è poco da fare. Dicembre e l'inizio di gennaio comunque son stati i suoi momenti con un Leao molto, molto appannato, con uno Giroud anche lui che non stava benissimo, si è visto nei risultati direi, e si è visto anche perché ha brillato lui, cioè è stato Mm. lui a segnare i gol dei pareggi, a segnare i gol vittoria, a fare sponde comunque importanti, a mandare in porta Teo. In che partita era? Con il Frosinone? No, Con la Fiorentina, credo. con la E il Fiorentina, bravo. rigore poi. Quindi insomma il suo sto ragazzo lo sta facendo, ma Mm. dicevamo all'inizio dell'anno, no, è un giocatore che dipende tutto da lui, dalla sua condizione fisica, dalla sua condizione mentale. Non aveva dato rassicurazioni negli ultimi anni in questo Ma senso, e sono molto contento che lo stia facendo adesso, ecco. Poi io andrei sempre con le pinze. mm. Andrei sempre molto cauto perché comunque si tratta, alcuni gol sono stati importanti e pesanti, altri, tipo i 2 contro il Cagliari in Coppa Italia, Sì, sono pesanti sì, per il passaggio del turno. sì, per carità, però sono sempre contro la formazione B del Cagliari che è terzultimo, penultimo in classifica. Sì, Cioè, sì. a San Siro farei sempre molto la tara, anche perché poi abbiamo visto che questa squadra, quando il livello degli avversari si alza, fa Fa ancora un po' veramente molta fatica. fatica. Quindi io rimarrei comunque molto cauto anche sull'impatto di Jovic stesso, cioè rimarrei cauto un po' su tutto, perché è vero che ci vuole pochissimo per trasformare questa stagione in una stagione dignitosa, accettabile, positiva, ma ci vuole anche poco per ritornare in periodi Sì, grigi sì. oscuri se non neri, quindi andrei comunque molto con calma. Detto ciò, è un dato di fatto, Luka Jovic a dicembre si è preso il Milan. Se prima eravamo già con, diciamo, il francobollo attaccato a questo ragazzo da rispedire al mittente, a dicembre sta dimostrando che la riserva in questa squadra la può fare. Poi chissà se ci dimostrerà di più, se si fermerà, insomma, questo lo scopriremo col tempo. Scrive Gazzetta che però un nuovo 9, scusate il gioco di parole, è necessario. Ghirassini in prima fila, David per Giugno. Gazzetta continua su David, ma a parte che doveva arrivare a gennaio, ma vabbè, lasciamo perdere. A proposito di mercato, dai, qualche piccolo aggiornamento, anche perché visto che sei tornato in obbligo, ti devo chiedere di Brassier tra poco. Ah, è vero, è Il vero. celebre. Gabbia torna subito in campo, Simic e Jimenez per il futuro, ufficiale ritorno nel centrale, possibile debutto contro l'Empoli, e anche perché non ne abbiamo più. Quindi o ritorna Teo a fare il centrale come nelle ultime gare, oppure gioca Gabbia, oppure gioca Simic, perché comunque Chier sta bene, era in panchina contro il Cagliari, non aveva niente di che, se aveva preso una pallonata alla fine nell'ultima gara, risparmiato per non fargli fare 3 partite in una settimana in Coppa Italia e torna a disposizione per l'Empoli. Poi bisogna capire chi sarà il suo reparto, se il suo compagno di reparto, se Gabbia di ritorno, anche se Gabbia e Kier diciamo, non è che sono proprio dei centrometristi uno di fianco all'altro, Kier Simic, oppure se torniamo ad avere Teo O un con poi. Gabbia Teo, cioè esotico. No, chi ha penso giochi. Detto dei difensori, Harry, non Ma so se hai infatti la visto. mia domanda era, Simo, prima di Mm. arrivare a Brassier,
adesso come fai a tener giù Simic? Cioè, Lo arriva teniamo. Gabbia, Sì. arriva Gabbia, no, che lo conosciamo, Mh. conosciamo le caratteristiche che ha, è vero che ha fatto 6 mesi comunque all'estero per fare esperienze in Spagna, eccetera. Mh. Ha diciamo la priorità su Simic? Gioca lui? Penso di sì, Eh, penso di sì. è Poi una cosa anche è se una mossa Simic dovesse corretta? ma, è una mossa che ti serve per non essere qui a fare giocano questi 2 perché non ne ho neanche il terzo. Cioè, per Sì, sì, forza di sì, no, cose è dovevamo vero. avere almeno il terzo, se no altrimenti facciamo 1 mese e mezzo senza. No, no, certo. Però No, la ecco domanda è: serve il quarto a questo punto? eh, Cioè dopo Kier, Simic, Gabbia, se serve già da adesso e quanto a livello di qualità serve prendere un difensore, se è uno che serve per chiudere la falla come poteva essere Gabbia, se è qualcuno che serve adesso ma anche in futuro come potrebbe essere lui, Lilian. eccolo, Lilian Thuram, ah no. No, Lilian Brassier del Brest. Io Henry ho paura a farti 'sta domanda. Hai visto partite del Brest? Ho visto partite del Brest, non come altri anni devo dire quest'anno, ehm, però è la sorpresa della Ligue 1 il Brest, un po' come se fosse, no, il Bologna da noi, perché sta facendo un campionato veramente importante, al quarto posto, sopra il Lille, sopra il Marsiglia che era partito male, poi con Gattuso si è un pochino rialzato. E la cosa incredibile del Brest, motivo per cui si punta il dito poi su questo ragazzo, è che ha preso un solo gol più del Paris Saint-Germain. Cioè, ha praticamente preso gli stessi gol della prima in classifica. Poi a farne un po' più di fatica, però è una squadra che sta stupendo tanto. È vero che in Ligue 1 quest'anno molte big si stanno proprio lasciando andare e stanno "abdicando" tra virgolette, perché è l'anno del Nizza di Farioli, no, che è secondo, è l'anno di questo Brest che è quarto, il Marsiglia claudica, il Lione non ne parliamo, dramma, olio su tela, il Lille pure sta facendo qualcosina, ma non come altri anni, quindi le big del campionato francese, PSG a parte, non è che stiano Mh. facendo benissimo. Stanno venendo su queste squadre interessanti, tra cui appunto il Brest, e la forza del Brest è la difesa. E di cui il buon difensore che abbiamo appena visto, che mi dimentico sempre come si chiama, Lilian, Brassier, Lilian Brassier. confondo sempre con Bissier, non so perché. Il buon Lilian, lo chiameremo Lilian, è uno dei perni Ah, fondamentali di questa difesa. Poi io sono sempre un po' scettico ah, sull'andare a prendere questi giocatori qua, perché dal prendere il Kanté di turno a prendere come concetto, adesso ci arrivo, da prendere il Kanté di turno a prendere Lut di turno, se prendiamo il Leicester, no? sì? Ci metti veramente un secondo a sbagliare, cioè in quelle squadre sorpresa, nelle squadre che vengono fuori, che fanno un bel periodo, un bel momento, il confine tra il beccare quello che diventa fortissimo e il beccare quello che in un momento di grazia è veramente sottile, molto sottile, quindi sono sempre un pelo scettico. Poi che questo ragazzo abbia delle caratteristiche interessanti per l'età che ha, per il livello che ha, quello sì, ci mancherebbe altro. Non so se hai capito il mio concetto No, ho capito, ho capito. del tipo Guirassy è uno che secondo me, poi sbaglierò e farà 130 gol da qui alla fine dell'anno, è un po' in un momento di grazia e i giocatori di queste squadre qui, di prenderne uno che sia nel momento di grazia, per me il rischio un pochino c'è. Mi auguro per Brassier che non sia il suo caso. Chiudiamo con altro difensore, questa volta Nostro. nostro. Da Sky Sport De
cioè i colleghi tedeschi di Sky, il buon Florian Plettenberg scrive di un interessamento concreto per quanto riguarda Tomori da parte della dirigenza del Bayern. Milan che non vorrebbe assolutamente vendere Tomori, lui mette this month, però io spero anche this year, eccetera, eccetera. E anche l'year dopo. Anche lì era il successivo e lì era ancora dopo. Però al di là delle battute, insomma, questo è. Lui dice di non escludere che magari il Bayern possa fare un ulteriore tentativo, però insomma, io mi rifiuto di pensarci, quindi e non è così, tra l'altro, e non è così. Cioè il Milan non venderà Tomori nel mese di gennaio, anche perché onestamente, se no andiamo io e te. E non mi Tra le sembra il altre caso. cose. Non mi sembra il Insieme caso. a No. Brassier, Dipende Gabbia, faccio Teo e veramente Simic. bene. Mm? Chiudiamo il reparto. Sì, esatto. Poi dobbiamo chiederci se è meglio Simic o meglio Enrico Boiani. E Credo Simic a credo mani sì. bassissime. Di poco, ma credo Simic. Però detto ciò, Io credo, tra l'altro, che a livello di Bayern sia molto legata alla situazione De Ligt, cioè il Bayern, se De Ligt è considerato, diciamo, al centro della difesa del Bayern, De Ligt, Kim, difensori ce n'è, eh, difensori non sono messi male, anzi, quindi penso che tutto questa storia del nuovo difensore del Bayern dipenda tanto poi dal futuro di De Ligt, anche perché Kim l'hanno appena comprato, quindi dubito che se ne sbarazzi. detto ciò, domanda secca, chiudiamo. Saresti stupito di vedere partire un big a giugno? Assolutamente no. Quindi Un big partirà probabilmente, bisogna capire chi. vediamo, 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 vediamo. Si può anche non far partire, No, fare non è delle che è obbligatorio. cessioni diverse e non andare a straspendere, cioè non è No, che non è è scritto obbligatorio, assolutamente. sulla pietra che devi 100% cedere uno da 50 milioni in su, puoi anche fare 2 cessioni da 20 o da 15 e Certo. non toccare nient'altro, o andare sui parametri zero, andare su giovani promesse, cioè puoi anche dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte senza dover stare a rifar tutta la nave, Va bene, ne parleremo nell'obbligo di riscatto di giugno. Per quest'estate vedremo come andrà a finire. Adesso ci concentriamo sul difensore, che è un po' l'argomento principale di questo obbligo di riscatto inizi di gennaio. Henry, grazie. Ci ritroviamo tra Ciao, poco. a dopo. Ciao, ciao, ci vediamo tra pochi minuti per Chiama Milan e poi via via tutti i nostri appuntamenti con Lancia alle 13, alle 16 il talk e in serata c'è Filo Rossonero con Carlo Pellegatti. Grazie a tutti e a dopo.